Ciao amici e amiche del segno del leone, io sono Angela e questo è Exoteric ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 29 dicembre al 4 gennaio. Approfitto subito per farvi gli auguri di buon fine anno e soprattutto di buon inizio anno nuovo 2026. Prima di iniziare la lettura vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso possiamo partire con la lettura. Andiamo ad inquadrare come andrà la vostra settimana, le vostre energie, i segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'ambito amore e il lavoro e le finanze. Allora, come prima indicazione della vostra settimana troviamo la carta della casa, che ci aiuta a capire delle cose importanti, soprattutto per quanto riguarda la nostra stessa sicurezza e tranquillità. Magari ci può parlare di eventi belli, positivi o comunque legati alla famiglia, alle persone più importanti. Per le cose un po' più strette, pratiche, ci possono essere delle cose che riguardano la possibilità di migliorare la nostra stessa stabilità, i propri affari, di prendersi cura di se stessi, di fare ordine. L'ordine è sempre una cosa positiva, dentro e fuori di noi, sia per farci stare bene con noi stessi, sia soprattutto anche con le persone più care. Forse con la presenza della croce c'è una fase di conclusione, magari di un qualcosa che è stato troppo difficile, impegnativo, doloroso, può anche essere ancora una fase che vi coinvolge particolarmente e magari appunto questa croce vi sta dicendo che ci si sta avvicinando a questa fase conclusiva e quindi c'è liberazione, c'è un qualcosa dove possiamo porre fine. Poi può anche indicare la possibilità di rinunciare a volte ad alcune cose troppo complesse, troppo difficili o quantomeno di metterle da parte in questo momento per riprenderle successivamente. Con l'ancora abbiamo bisogno di fermarci un attimino prima di procedere in un percorso oppure prima di fare certe scelte. È molto positiva perché vuol dire che in qualche modo riusciremo ad avere maggior sicurezza, a raggiungere un risultato positivo, avere anche degli ottimi riscontri grazie al nostro impegno e alla nostra volontà, quindi vuol dire che per fare il punto della situazione comunque ci sono degli ottenimenti, dei risultati. Questo può essere giusta come valutazione proprio perché ci avviciniamo alla fine dell'anno e che spesso è un momento di conclusione, un momento di bilancio e allora ecco che ci si prepara poi a ripartire, però avete bisogno di chiudere definitivamente con alcune cose, di lasciarle andare, di concentrarvi solo sugli aspetti più importanti e poi riprogrammare un nuovo percorso o riprendere qualcosina che avete lasciato in sospeso. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario e troviamo anche un po' quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. Adesso andiamo a vedere l'ambito amore. Ambito amore, coppia single principalmente, però ricordo che alcune cose possono riferirsi anche alle relazioni, ai rapporti più importanti per voi, famiglia, amicizia, eccetera. Vediamo, troviamo l'aquilegia, ci parla di tranquillità e di serenità, anche effettivamente la stessa Pratolina e c'è il papavero infine. Quindi
sono carte abbastanza positive, ovviamente tranne il papavero che ci fa capire che può esserci, un aspetto, per voi di sacrificio, di impegno, anche questo ha a che fare un po' come abbiamo visto la vostra carta principale, di, rinuncia, di, lasciare andare, forse è un momento di malinconia, ci sta in questo periodo o ci sono delle insoddisfazioni, magari anche degli impegni, gravosi, soprattutto se magari siete distanti per il lavoro oppure avete altre, incombenze che vi possono, togliere sia energie, però anche la possibilità, di, avere un momento di pausa, ma comunque ve lo prenderete attenzione, perché qui, come abbiamo visto, c'è questa bellissima ancora. Quindi per gli aspetti proprio di sentimenti, di amore, tutto sommato si vede, supporto, sostegno, comunque una specie di, benessere come unione, positiva, una relazione abbastanza felice e coinvolgente, nonostante magari c'è qualcosina da sistemare. Qui potete capire voi che cosa c'è, se ci sono delle cose all'interno della coppia, se invece ci sono purtroppo delle situazioni esterne che inevitabilmente si riflettono portando un po' di malumore che può essere superabile o tante altre circostanze. Per i single, si può trattare comunque di una fase, stimolante e impegnativa, forse delle, conoscenze, delle nuove situazioni, anche se adesso in una fase, un po' turbolenta, un po' conflittuale, ecco perché c'è da capire bene che cosa può voler dire per voi questo papavero, perché alcune cose non ancora, trovano definizione, c'è poca chiarezza, bisogna vedere poi, gli sviluppi successivi di tutto quello che state vivendo e di quello che accadrà ovviamente in questa settimana. Per quanto riguarda le cose più pratiche del lavoro e delle finanze, abbiamo questa bellissima carta Allegria che porta, un successo, un ottenimento, comunque un qualcosa che dovete essere assolutamente soddisfatti, nonostante magari c'è un po' di tensione e di incertezza. Ovviamente questa è uscita al contrario, non leggo le carte al contrario, però può succedere, e che quindi giovane fanciulla, siccome si riferisce a una specie di tranquillità e di serenità, forse anche l'aiuto e il sostegno di qualcuno, potrebbe mancare per certi aspetti, oppure essere insoddisfatti, di qualcosina. Magari voi siete già proiettati in avanti, volete già fare determinate cose e, portarvi, a conseguire nuovi risultati. Cominciate a goderne di alcuni, poi quelli, successivi o comunque se c'è qualcosa che non va, magari prendetevi il tempo di valutare, di riflettere, perché se ci sono tutte le cose che hanno bisogno poi di tempo per maturarsi, se dovete ancora, riflettere, se c'è stato qualcosa che non è andato bene, magari, bisogna aspettare e che quindi adesso le cose non si possono, risolvere. Magari appunto prendervi il tempo di, ripianificare, rivedere, rivalutare alcune cose e imparare da situazioni precedenti vi metterà nelle condizioni di o cambiare proprio direzione e atteggiamento per ottenere più risultati, oppure un certo tipo di cambiamento che, magari può essere molto più costruttivo, più positivo per voi, addirittura altre nuove situazioni. E questo lo dico, soprattutto per chi è in cerca di lavoro. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!